Para mí Pablo es una persona que como él no va a haber dos. Razón, muchas gracias. Y ayudó mucho a la gente. Para mí es un hombre muy inteligente, alguien que de cierta forma doblegó al gobierno. The people that admire Pablo Escobar need to research their history. I think it was about 120 innocent people were killed. The bomb was placed under the orders of Pablo Escobar that was carried out by La Kika. Yo la saco la pistola es para dos cosas, o para venderla o para matarla. Ahí queda más bien escondido hacia las balas. You know, here in the United States, if you kill 3 people, it's considered a mass murder. 50,000? Is that the Colombian Hitler? Ho conosciuto da vicino le persone che hanno avuto un ruolo chiave nella vita di Pablo Escobar e a sto giro sono sceso ancora più in profondità. I posti in cui nascondeva le cose erano così profondi. Escondía más que todo plata. Come sapete, sono andato a Orlando per parlare con Steve Murphy, uno degli agenti che, insieme a Javier Peña, ha contribuito con più forza alla cattura di Escobar. I'm very proud of the fact that I got to participate in that investigation. La guerra in Colombia tra Escobar, la polizia e le altre bande ha portato delle operazioni che nel contesto del crimine organizzato si vedono davvero di rado. A Pablo Escobar y a nosotros también nos hicieron contrainteligencia. Nuestros enemigos también ponían bombas y hacían matanzas para que todo cayera sobre nosotros, que supuestamente éramos los malos. Tanto che rispetto a Javier e Steve, che hanno dato il colpo finale al cartello, continua a chiedermi: You're not afraid of someone from Colombia coming here? No. Pretty much they're all dead. E addirittura mi dicono che sono più i fan sfegatati di Pablo Escobar a minacciarli di morte piuttosto che i veri e propri criminali con cui si erano scontrati. One guy said he'd like to chop my head off and crap down my throat. Ovviamente nella completa inconsapevolezza di cosa abbia effettivamente fatto il loro idolo. The people that admire Pablo Escobar need to research their history and find out the truth. Questa volta quindi non solo sentiremo le voci di chi ha combattuto questa visione totalmente distorta di uno dei criminali più sanguinosi della storia, ma soprattutto quelle di chi questa visione basata sulla menzogna l'ha costruita. Ci siamo svegliati così presto perché dobbiamo scappare verso Orlando dato che c'è un tornado, ma abbiamo appena ricevuto una notizia clamorosa. Abbiamo scoperto chi è il padre della persona con cui parleremo ed è, lo dico inquadrando la tua faccia, La Kika. Soy hijo de Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Kika. Le imprese di La Kika erano leggendarie. Era il sicario più prolifico di Escobar e il presunto esecutore dell'attentato al volo Avianca. Andiamo ad Orlando dove c'è un tornado furioso. Non so se avete capito la citazione. Quindi, senza demordere perché di strada ne dobbiamo fare ancora tanta, ci muoviamo verso l'aereo che dal Texas ci porterà in Florida. Questo rumore non è l'uragano, ma siamo ad Orlando. Un paio d'ore di volo, saliamo in taxi e veniamo messi immediatamente in allerta. You think we're gonna impact also here? Yeah, we're gonna get direct hits. And what we have to do? You gotta stay in the hotel. You can't leave. Potrebbe essere uno di quelli dagli effetti devastanti, anche perché la categoria è Category 5. I don't know what it means. 5 is the worst. Lo pior che hai. Yeah. La potenza di un uragano si misura in base alla velocità del vento sostenuto grazie alla scala Saffir-Simpson. Gli uragani di livello 5, come in questo caso Milton, raggiungono una velocità di oltre 250 km/h e vengono definiti come distruzione totale. People are going to die. This is one of the deadly storms in 100 years. I beg you, I implore you to evacuate. The storm is landing Wednesday night, early Thursday morning. Comunque arriviamo in hotel con un po' di ansia in corpo. Pazzesco, la gente sta davvero facendo lo spesone. Proviamo quindi a distrarci con la qualità della stanza. Però, come viene trattato Giacomo in ADG SRL? Ma il telegiornale, senza alcuna pietà, ci riporta alla realtà dei fatti. Qua è dove siamo noi. Cioè, mi viene da ridere, ma non così tanto. Bro, ma tu sei letteralmente in mezzo a dove passa. I memini sul fatto content uragano rispetto alla mia vita, molto simpatici. Siamo usciti e questa è Orlando adesso. Tutti stanno facendo le provviste
E allora siamo venuti anche noi qua in questo posto e vediamo com'è la situazione all'interno del supermercato. Questo perché la tassista ci aveva giustamente invitato a fare una scorta di provviste. You need to find a grocery store and you need to buy a food. E appena arrivati, vedere che una marea di roba era stata completamente portata via, ha iniziato a farci avere un po' di paurina in più. Tiriamo quindi su quello che riusciamo a recuperare. Thank you. Questo è quello che abbiamo preso per sopravvivere, più l'acqua. E corriamo verso casa, con l'uragano che vistosamente si sta avvicinando. Siamo riusciti a fare la spesa giusto in tempo perché ha iniziato a piovere, inizia a diluviare. Vabbè, scappiamo. Che disagio. Ma noi, al contrario di quello che ha detto qualcuno, non siamo lì per Milton. Nice to meet you. You as well. Alessandro. Come vi avevo anticipato nella prima puntata, Steve Murphy è entrato nella DEA con 3 anni di ritardo rispetto ad Javier e con una moglie al suo fianco. Non a caso, Connie ha una linea tutta sua addirittura nella serie Netflix, in cui si percepisce questo forte timore di non sapere se suo marito a fine giornata tornerà a casa vivo. I want my husband back. Questa qui è la sua targhetta originale che aveva in Colombia. What's the thing that you're most proud of? Probably my 2 daughters. I have 2 sons also. They're biological, but when we were in Colombia, we adopted our daughters. Monica was 8 months old when we got her, and Mandy was 5 months old. Anche se il suo arrivo a Bogotà, Steve lo ricorda con un sorriso e una bella battutina. The first week I was in Bogota is when Pablo surrendered. So now what I like to say is that Pablo heard Murphy was in town. Might as well give up. Pablo Escobar Gaviria, junio 19 de 1991. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia. I ended up teaming up with Javier in that first year, that 1 year that Pablo was in prison. It gave me an opportunity to learn all about the organization. Ma perché siamo arrivati alla resa di Escobar? Per un motivo molto semplice. Pablo, durante i primi tentativi della DEA di catturarlo, c'era andato giù davvero pesante. We wanted to extradite him to the United States because all these traffickers all over the world, if they have money, they can do whatever they want in their prison systems. But we knew he was not going to, give up easy, right? And the main question, yes, is like, what did all these innocent people have to do with your war? Erano di fatto le gesta di un pazzo omicida. Getting killed for being at the wrong place at the wrong time. Aerei fatti esplodere, centri governativi fatti saltare in aria e addirittura auto che prendevano fuoco da un momento all'altro. Here in the United States, if you kill 3 people, it's considered a mass murder. 50,000? Was that the Colombian Hitler? E le cose peggiorarono quando entrò in politica. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Dopo essere stato eletto nel 1982 come deputato del Congresso colombiano, Escobar uccise praticamente chiunque provasse ad ostacolarlo. Lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Dai suoi avversari politici che provarono a denunciare pubblicamente il suo operato criminale fino a ministri come Rodrigo Lara Bonilla. Y al anochecer del día de ayer fue asesinado el señor ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. When a presidential candidate, Luis Carlos Galán, and his campaign platform was, if I am elected president, I am going to extradite Pablo Escobar to the United States. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Because Pablo Escobar's terrorism war on Colombia was based on not getting extradited to the United States. Prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. Pablo Escobar had Luis Carlos Galán killed. When he's up on a stage campaigning, the sicarios go to the stage and kill Luis Carlos Galán. So that's when the full war started on Pablo Escobar in Colombia. When I'm talking about full war, all the resources were being used to try to capture Escobar and all his organization. Ed è qui che Pablo abbandona ogni limite. We wanted to capture him or kill him. Quella di Avianca è una delle operazioni terroristiche più note ed imperdonabili da parte di Escobar. Un Boeing 727 de la compañía Avianca que salió esta mañana a las 7:15 de Bogotá, con destino a Cali, estallò en el aire 5 minutos después de despegar. Nel 1989, infatti, Pablo ordinò ad uno dei suoi sicari di recarsi in aeroporto, salire su un volo commerciale con più di 100 persone a bordo e farsi esplodere. E tutto questo perché? And he thought there was one person on board who was Cesar Gaviria, who was a presidential candidate. And at the last minute, Gaviria cancels. He does not fly. They did not find out, so they sneak a bomb into the airplane, and it was a briefcase. Sicario, he did not know it was a bomb, but they told him it was a recording device. He said when the plane takes off,
flip the switch, start talking to the person on your right, because the boss, Pablo, doesn't like him. He doesn't trust him. And when he put the switch, it was a bomb. Il risultato fu devastante. I think it was about 120 innocent people were killed that morning. The bomb was placed under the orders of Pablo Escobar that was carried out by La Kika. Los cuerpos de socorro continúan localizando e identificando los cadáveres. Attenzione, non il povero scagnozzo che è salito sull'aereo convinto di dover registrare, proprio quello che ha organizzato e ufficializzato l'attentato. E, pensate un po'... Otro ya en uno de los audios preguntaba que quién es mi papá es La Kika. Really? He says his dad is La Kika. We're interviewing the son of La Kika. Wow, be careful. E quindi ci dirigiamo all'incontro. Una cosa molto simpatica da non sottovalutare è che la targa del nostro Uber è 666. Il problema qui è che nessuno l'ha mai visto in volto e noi abbiamo solo sentito la sua voce da un vocale. Quindi, quando ce lo ritroviamo di fronte, non lo riconosciamo. Adesso io non vorrei dire, lui è andato in bagno, quindi faccio il mio pronostico. Secondo me, lui è il figlio della Kika. Ecco, è proprio lui. Él es el hijo de la Kika. Il nostro gancio ci racconta un po' di background sul padre del ragazzo. È uno de los más famosos nella Es como de los primeros que extraditaron. Per poi accompagnarci proprio a casa sua. Chiavi di casa decisamente giuste per lui. Ed è proprio qui che ci racconta tutto. Da quello che è stato. Él era sicario, mataba. Cuando tenían que hacer una misión de matar, ellos eran los encargados de hacer esas misiones difíciles de Pablo. A quello che è oggi. ¿Dónde está ahora tu papá? En estos momentos está en una prisión de Estados Unidos, hace ya 33 años. Lo condenaron porque supuestamente puso una bomba en un avión de Cali. I think it was about 120 innocent people were killed that morning. Donde habían 2 ciudadanos estadounidenses. Ed è quindi stato estradato per pagare della morte di queste 2 persone. En estos momentos el FBI tomó la decisión de reabrir el caso nuevamente, ya que salieron muchas pruebas a favor donde indican que mi papá no fue el que puso la bomba, sino que fue otra persona. Le digo sinceramente, el día que yo me di cuenta de que habían puesto una bomba en un avión fue el día que me dijeron que me estaban acusando de eso. Yo ni sabía que habían puesto una bomba en un avión. Qui ci dice chi è stato secondo lui addirittura con alcune prove alla mano, ma per motivi di sicurezza non posso parlarne. Tornando alla Kika invece, quanto guadagnava per essere il suo killer numero 1? La verdad, ellos en ese entonces ganaban mucho. Pablo trataba muy bien a los empleados. Supe que una vez Pablo hizo un llamamiento de que tenían que matar policías. Por cada policía les daba 5 millones de pesos. Y si era coronel les daba 10. Pensate uno stato in cui la persona più ricca del paese promette letteralmente milioni in valuta locale per uccidere un qualunque agente di polizia. Y el grupo de mi papá, que mataron a más de 50 policías. Altro che GTA Online, è stata letteralmente una guerra e i metodi utilizzati sono stati i più svariati. There was one time where they hired a cook to infiltrate our police base and she put poison on the food. Nobody died, everybody got sick. He was that crazy that his attempts were to kill as many police as he could. E per quanto riguarda Javier e Steve, immagino che la loro taglia fosse più alta. Pablo's got a $300,000 price tag on our heads. When you first find out there's a bounty on you, it's a little bit disconcerting. And then the more you think about it, you get complacent, just like anything else. Un'altra cosa a cui ormai ci siamo abituati è tenere i soldi fermi sul conto in banca. Ma sapete che con l'inflazione perdono valore? Oggi vi parlerò di un modo per farli fruttare senza essere degli esperti di finanza. Scalable Capital, una piattaforma sicura, regolamentata e semplice per gestire e far crescere il proprio denaro. Il mio preferito, il piano d'accumulo. Pensate che questo è il mio profilo di Scalable e io, andando su broker, posso farvi vedere oggi quanto ho fatto solo dal piano d'accumulo. Questo. Nell'ultima settimana questo. Direi niente male. E per chi non se la sente di investire attivamente c'è una funzione super interessante. Ti viene dato il 3,5% annuo fino a dicembre 2025 sui tuoi soldi semplicemente depositati. Tu li lasci lì e loro crescono. Soldi che restano sempre disponibili e facili da ritirare quando vuoi senza vincoli. È come trovare le monetine dimenticate nella tasca della giacca o anzi, ancora meglio, è come trovarne di più. Una sensazione incredibile. Apri un conto su Scalable dal link in descrizione e inizi a far fruttare i tuoi soldi da subito. Perché è vero che i soldi sono potere, ma l'importante è saperli usare. A tal proposito, i $10.000 di taglia sulla testa di ogni poliziotto hanno portato una vera e propria strage. The Colombian National Police have their own mortuary in Bogota. You know, you go in and now you're seeing the families and it really
brings it home for you. You know, this isn't just out having fun and games and shooting at each other and running away. E, nonostante questo, l'opinione di chi gli era vicino è inamovibile. Para mí Pablo es una persona que como él no va a haber dos y ayudó mucho a la gente. Para mí es un hombre muy inteligente, alguien que de cierta forma doblegó al gobierno. When Pablo surrenders, he calls up the president of Colombia, and when he says, I'm going to stop my bombing campaign, so obviously what does Colombia say? Of course, you know, people are not going to get killed anymore. And then he negotiates his surrender. Cosa poteva andare storto qui? And I'm seeing Javier, I'm seeing all the other agents, and everybody's disappointed. I mean, they were all down in the dumps. I'm like, what's wrong with you guys? I mean, he's in jail. You're like, man, you don't know. Because at the time you didn't know how the prison was. Right. Che le regole ancora una volta le faceva lui. So his deal was, if you come in and plead guilty to one felony, you get to pick the felony. We will absolve you of every other crime you've committed in your entire life, including mass murders. He says, I'll surrender into my own prison that I will build, and I will pay for it. I'm going to hire my own prison guards, and I'll pay their salaries. I'm going to take 7 Sicarios with me, that way they can protect me. And then he said, the good guys, the Colombian National Police, the Colombian military, and especially the gringos, cannot come within 2 miles of the perimeter of my prison. And there were no stipulations to take any of his assets. He gets to keep the $30 billion. So the government of Colombia accepts that deal. E che fai? Te ne privi? E no che non te ne privi. Vai a vederla sta cattedrale. Il nostro viaggio oggi inizia andando alla cattedrale, l'ex prigione che Pablo si era autocostruito. Comunque questo è esattamente il posto perfetto per costruire una prigione dove nessuno ti dice niente. Siamo arrivati. Wow. Vediamola da vicino. Acá era prácticamente donde queda la prisión del que eso era una casa antigua. Là c'era la cosa per fare atterrare e partire l'elicottero. E qua la vista si vede tutta la città. Acá queda la habitación de él. La habitación de él era muy grande. Tenía cosas de recreación, billares, parquet, dominó, todo eso. Un vero e proprio parco giochi che assomigliava a tutto meno che, come voleva far credere al governo, mandando foto e video, una prigione. Entriamo dentro. Acá quedaba un túnel subterráneo. Él cuando dormía acá, como lo bombardeaban tanto, para que los tiros del helicóptero, cuando lo bombardeaban, ahí quedaba más bien escondido hacia las balas. E a proposito della cella fake, La reja que Pablo tiene. No! Queste sono le sbarre della cella con cui Pablo ha fatto l'iconica foto in cui mostra e dimostra di essere in una cella quando in realtà era in tutto questo ben di Dio. e c'è qualcuno che di tutto questo ben di Dio se ne è approfittato. Abbiamo appena scoperto che là sopra c'è una persona che vive, che è il proprietario di tutto il posto, che quando l'ha comprato ha potuto tenere tutte le cose che è riuscito a trovare di Pablo qua dentro. Il ragazzo è andato a filmarle perché il signore non vuole che ci vada nessuno e lui viveva qua quando era piccolo, quindi lo conosce, e quindi ora abbiamo questi video qua di roba esclusiva di Pablo. E vediamolo, sto tesoretto. Oh, eso era la cárcel. Esto era la cárcel, radios. ¿Eso era qué? Ese es un teléfono con el que se comunicaba acá con también. Esa mesa de mármol. Sí, vale una plata. Solamente por el hecho de que eso era de Pablo. ¿Qué es esto? Un ataúd. Y él dormía ahí. Pablo dormía ahí. El patrón dormía ahí. ¿Tú también has estado en la catedral? Sí, yo no estuve preso con él, pero me encargaban de llevarle las cosas, las mujeres, la comida. Pero sí estuve allá pues compartiendo con los que estuvieron allá con él. Cuando tú empiezas en este círculo, como te lo expliqué, esto es un círculo. Cuando tú te metes ahí, ya tú no tienes salida. Yo salgo porque ya no existe, pero durante il tempo che io estuve io non mi podia salire. Io tengo 8 balas sul mira. Ma lui è inutile che faccia il santarello, perché questo qui è un altro dei killer più temuti di Escobar. Yo la saco la pistola para dos cosas, o para venderla o para matarle. His sentence was 5 years. That's all he's got to do in this luxury prison. Quindi, dal punto di vista di Steve, doveva semplicemente far passare 5 anni facendo credere allo Stato di star scontando in qualche modo la sua pena. He left the prison whenever he wanted to. If he wanted to go to a new restaurant, they'd go out the back side of the prison and go to town. Potendo uscire quando voleva, ma con la necessità di non dare nell'occhio, doveva inventarsi dei metodi originali per mantenerle segrete queste uscite. But when he would go to a restaurant, his bodyguards would go in Sicarios and they would lock the doors. And so everybody in the restaurant had to stay until he finished dinner. Everybody had to give up their cell phones so nobody could call to say Pablo's up here, but then he bought everybody's dinner. In ogni caso, mi faccio firmare anche da Steve il poster che mi aveva regalato Javier. Thank you very much. Oh, my pleasure. E si va incontro ad un altro pericolo, questa volta forse più concreto. Fatta l'intervista della vita e ora andiamo a salvarci nel nostro hotel. Mancavano ancora poche ore all'arrivo di Milton e il panico stava dilagando intorno a noi. Contro un uragano, però, non puoi fare molto di più di incrociare le dita e chiuderti in stanza.
Dunque, arriviamo in hotel e attendiamo. Qui stanno riprendendo Orlando da fuori, in realtà il badge dovrebbe arrivare tra 2 ore. Il tizio del bar dell'hotel ci aveva detto che, dato che il soffitto è in vetro, si sarebbe sentito molto rumore. C'è un casino della Madonna adesso. Ma fortunatamente, qualche ora dopo... Sono le 5:26. Guardando fuori, mi sembra che la situazione si sia abbastanza calmata. C'è ancora un po' di vento, ma il momento peggiore del tornado dovrebbe essere passato. Siamo salvi. Alla fine l'abbiamo scampata e pure raccontata al TG1. Alessandro Della Giusta è arrivato a Orlando pochi giorni fa, poco prima di Milton. In supermercato c'era un po' una situazione simile a quella che abbiamo vissuto con il Covid, ovvero di abbastanza panico delle persone che andavano a prendere appunto questi beni di prima necessità, ma è inutile star lì a rimuginare su quello che poteva succedere. Quindi, pronti come sempre, ci dirigiamo verso la nostra ultima tappa, quella più inaspettata ed interessante di tutte, la Colombia. Soy primo hermano del patrón, primo hermano de Gustavo Gaviria también. E sapete perché è la tappa più interessante? Perché i cattivi sono sempre più affascinanti dei buoni. You can walk up to crowds and you say, "Do you know who Steve Murphy is?" Yeah, Who? you. And then you say, "You know who Pablo Escobar is?" Everybody knows who Pablo is. Nel prossimo episodio. Sto grabando me mismo, puedo grabarlo. Ahora la policía es corrupta. Siempre. ¿Cuánta es? 1 gramo. Gramo 50.000, 15 euros, 14 euros más o menos. C'è una quantità di prostitute che non ho mai visto nella mia vita. Tutte attaccate. But do you think you will be able to kill someone also right now? Oh, sí, seguro.